Ciao ragazzi, oggi parliamo di Porter Cottrell, un atleta di spicco nel panorama del bodybuilding agonistico degli anni 80-90, famoso per la condizione e la simmetria spettacolari con le quali si presentava sul palco, in una delle epoche più competitive di sempre. Con un peso in gara intorno agli 88 kg per 1,70 m di statura, Porter non era un colosso, ma eccelleva per le linee classiche, le proporzioni e l'estetica. Non a caso si è sempre considerato un artista, uno scultore del corpo, piuttosto che un mero costruttore di muscoli. Di fatto cita campioni del calibro di Steve Reeves, Serge Nubret, Robbie Robinson, Bob Paris e Danny Padilla come le principali ispirazioni che lo hanno guidato nel suo percorso sportivo. Individuo lungimirante, poliedrico e socievole, Cottrell ha cercato di crearsi una vita costruita su basi solide, che non fosse solo dipendente dal suo effimero successo come bodybuilder professionista, ma che garantisse sicurezza e stabilità finanziaria per sé e per la sua famiglia. Non a caso, in parallelo alla sua attività sportiva, ha lavorato per oltre 20 anni, dal 1987 al 2009, come pompiere nel Dipartimento dei Vigili del Fuoco di Louisville, la sua città. Legato alle sue radici, nonostante i successi sportivi, a differenza di tanti altri campioni, Porter ha scelto di non trasferirsi a Los Angeles in California, preferendo rimanere nella sua città, in Kentucky, dove aveva la famiglia, gli amici e un lavoro sicuro. Un uomo che ne ha viste di tutti i colori, sia nella sua attività di vigile del fuoco che come protagonista delle scene del bodybuilding agonistico. Ricordiamo che fu il paramedico che cercò invano di rianimare Momo Benaziza, finito in arresto cardiaco per abuso di diuretici dopo il Grand Prix dell'Olanda del 1992. È ancora un atleta che ha vissuto la transizione del bodybuilding dall'epoca classica all'era dei mass monsters, una tendenza che costava con i suoi principi e che lo ha indotto ad abbandonare il mondo delle gare. Oggi, a oltre 60 anni, Porter gode di buona salute e continua ad allenarsi e ad allenare le persone che si rivolgono a lui in qualità di personal trainer. In questo video ne ripercorriamo brevemente la storia e la carriera agonistica. Enjoy! Porter Cottrell nasce il 30 agosto 1961 a Louisville, in Kentucky. La sua passione per il bodybuilding nasce quando Porter ha solo 8 anni. Al cinema vede un film di Ercole interpretato da Steve Reeves. La presenza scenica di Steve risuona con la fantasia del giovanissimo Cottrell, che rimane affascinato dall'energia sprigionata dal personaggio mitologico interpretato da Reeves. È il seme che dà vita alla passione di Porter, che da quel momento comincerà a divorare tutti i film di Ercole e tutte le riviste del settore sulle quali riesce a mettere le mani, cominciando a conoscere il mondo del bodybuilding. Comunque il suo avvicinamento all'allenamento arriva un po' più tardi. Porter ha 12 anni quando, per Natale, i genitori regalano a suo fratello maggiore Elvis un set di pesi di cemento. Elvis ha poco interesse per i pesi, che invece affascinano Porter, che ne approfitta per fare propri gli attrezzi e utilizzarli per cominciare ad allenarsi nel suo garage, la mattina presto, prima di andare a scuola. All'inizio è piccolo e leggero, pesa solo 51 kg e non conosce le tecniche di allenamento del bodybuilding, ma seguendo il libretto illustrativo a corredo dei pesi comincia ad allenare la parte superiore del corpo e, complice la pubertà, a crescere senza peraltro pensare alle gare o al lato agonistico dello sport. Dopo alcuni anni di allenamenti improvvisati, a 18 anni, con un peso intorno ai 63 kg, finalmente Porter ha modo di iscriversi ad una vera palestra e vedere in azione atleti esperti. È la chiave di volta della sua carriera sportiva. Parlando e confrontandosi con diversi atleti, comincia a diventare più serio e consapevole riguardo all'allenamento e all'alimentazione. Di fatto comincerà finalmente ad allenare anche le gambe e a focalizzarsi sullo sviluppo di un fisico classico, completo, statuario, ben proporzionato, sulla linea dei campioni di riferimento che lo ispirano maggiormente, tra i quali ricorda Steve Reeves, Robbie Robinson, Serge Nubret, Bob Paris e Danny Padilla. All'inizio Porter fa fatica a districarsi fra le molte informazioni conflittuali che pervadono il mondo del bodybuilding riguardo quale sia il metodo migliore per allenarsi e alimentarsi. A risolvere i suoi dubbi, mettendolo sulla giusta strada, è il suggerimento di Steve Costa, che gli dice semplicemente: nessuno conosce il tuo corpo bene come te stesso. Studia, ascolta il tuo corpo e scegli le opzioni migliori per te, senza affidarti a nessuno. Un suggerimento semplice ma che Porter ricorda come il consiglio migliore che abbia mai ricevuto.
La sua passione per lo sport cresce di giorno in giorno, di pari passo con la sua conoscenza di se stesso e dei segreti del bodybuilding, e finalmente, a 22 anni, Porter decide di affacciarsi al mondo delle gare. Debutta sul palco nel 1983 al Mr. Louisville, dove, presentatosi con un peso sui 70 kg, arriva secondo, un buon inizio. Motivato dai primi successi, Porter torna in palestra con rinnovato entusiasmo, raffina il suo approccio in termini di allenamento e soprattutto alimentazione e comincia a crescere un po' alla volta, mettendo sempre più muscoli di qualità gara dopo gara. Torna sul palco l'anno seguente, nel 1984, a 83 kg e in rapida successione vince i titoli di Mr. Louisville e Mr. Kentucky. Dopo i primi successi, comincia a pensare a gare di livello superiore, ma sa che deve migliorare ancora molto. Si prende un periodo di pausa dalle competizioni per crescere e rifinire il suo fisico e torna sul palco nel 1986, quando con un peso di 84 kg vince il titolo di Mr. Continental USA. Ma la vita di Porter non è solo bodybuilding. Nel 1987 non gareggia perché si concentra nel diventare un pompiere. Non è sicuro di poter avere una carriera nel bodybuilding professionistico e vuole avere una base economica solida su cui costruire la propria vita, una decisione molto saggia. Torna sul palco nel 1988 ai campionati Junior National NPC, dove, arrivato a 86 kg, si aggiudica sia il primo posto nella categoria dei pesi medio-massimi che il titolo assoluto, una gara che Porter ricorda come una grande soddisfazione, un risultato che gli dà fiducia sulle sue possibilità di poter diventare un atleta professionista. Dopo un terzo posto nella categoria dei pesi medio-massimi ai campionati NPC Nationals del 1989 e una squalifica per aver fallito il test antidoping ai Nationals del 1990, Porter si prende la rivincita nel 1991, quando, sempre ai campionati NPC Nationals, con un peso di 88 kg, vince la categoria dei pesi medio-massimi ed è secondo, dietro a Kevin Levroni, per il titolo assoluto, conquistando l'agognata Pro Card IFBB, un sogno che diventa realtà. Esordisce alla grande sul circuito pro nel 1992 a 93 kg, vincendo sia il Niagara Falls Pro Invitational che il Chicago Pro Invitational, dove supera atleti del calibro di Thierry Pastel, Kevin Levroni e Ronnie Coleman. Lo stesso anno sarà secondo alla Notte dei Campioni e ottavo al suo primo Mister Olympia, un inizio entusiasmante. Ma oltre alle soddisfazioni ci sono anche i drammi. Porter è famoso per essere stato il paramedico che cercò invano di rianimare Momo Benaziza, finito in arresto cardiaco per abuso di diuretici dopo il Grand Prix dell'Olanda del 1992. Davvero un brutto momento. In seguito Cottrell gareggerà sul circuito pro IFBB fino al 1999. Tra i punti salienti della sua carriera ricordiamo la vittoria alla Notte dei Campioni del 1993, il quinto posto al Mister Olympia del 1994 e il terzo posto ottenuto al Toronto Pro Invitational del 1999. Con l'arrivo di Dorian Yates ai vertici del bodybuilding nel 1992 e la deriva dello sport verso canoni improntati alla ricerca di fisici sempre più muscolosi ad ogni costo, Porter entra in crisi. Il suo spirito artistico male si adatta a questa nuova filosofia. Non vuole diventare un ammasso di muscoli informe sottoponendosi all'escalation di farmaci necessaria per competere a quei livelli e, nel 1999, Porter ne ha abbastanza. Questo bodybuilding non risuona con i suoi ideali estetici e decide che per lui è arrivato il momento di cambiare vita. Continuerà ad allenarsi come sempre, ma senza più utilizzare farmaci, focalizzandosi sulle sue attività di personal trainer e di vigile del fuoco, lavoro che svolgerà fino al 2009, dopo la nascita di suo figlio. Oggi, a oltre 60 anni di età, Porter si mantiene in ottima forma, continuando ad allenarsi con la passione di sempre e rimane vicino al mondo dello sport in qualità di personal trainer e divulgatore dello stile di vita fitness, lavorando per garantire un futuro a suo figlio e alla sua famiglia. In palestra Porter organizzava i suoi allenamenti per integrarli con la sua attività nel corpo dei vigili del fuoco di Louisville. Il suo impiego come pompiere gli imponeva dei turni di lavoro di 24 ore seguiti da 48 ore di pausa e Porter si allenava seguendo una split basata su 2 giorni di allenamento in palestra seguiti da un giorno di riposo che gli permetteva di sincronizzare gli impegni sportivi col lavoro
e ottimizzare il recupero psicofisico. Ricorda che si allenava e si allena tuttora con la mentalità di un artista per plasmare il suo corpo nella scultura artistica che aveva nella mente. La sua tabella di allenamento prevedeva di suddividere i gruppi muscolari in 3 sessioni. Nella prima seduta allenava petto e spalle, nella seconda sessione impegnava schiena e bicipiti. Infine, nella terza seduta allenava quadricipiti, femorali, polpacci e tricipiti, sempre alternando 2 giorni di allenamento ed un giorno di riposo. Per i gruppi muscolari grandi eseguiva 4 esercizi per un totale di 15-16 serie da 6-20 ripetizioni, mentre per i gruppi muscolari piccoli, come bicipiti e tricipiti, limitava gli esercizi a 2-3, per un totale di una decina di serie di lavoro. Consapevole che un infortunio avrebbe potuto mettere fine alla sua carriera di atleta professionista, curava molto il riscaldamento e aumentava i carichi di serie in serie con un approccio piramidale per minimizzare il pericolo di incidenti. Al lato pratico, per quanto riguarda la selezione degli esercizi da eseguire nelle sessioni di allenamento, Porter non seguiva una tabella rigida, ma si affidava molto al principio dell'allenamento istintivo, scegliendo di volta in volta gli esercizi che riteneva più adatti per quella giornata, non ripetendo mai lo stesso allenamento 2 volte di seguito. Come riferimento, una sua tipica routine per il petto era la seguente. Cominciava eseguendo 4 serie di distensioni su panca inclinata con bilanciere, poi riduceva l'angolo di inclinazione della panca e proseguiva con altre 4 serie di distensioni su panca inclinata con manubri, e ancora 3-4 serie di spinte orizzontali alla macchina, e per finire 4 serie di croci ai cavi incrociati alla ricerca del massimo pompaggio muscolare. Sul piano alimentazione, Porter faceva 5-6 pasti al giorno seguendo una dieta ad alte proteine, mentre limitava l'assunzione di grassi e carboidrati. Sul piano doping, Porter non nasconde di averne fatto uso per parecchi anni, comunque rimarca il fatto che non ne abusava, utilizzando solamente il minimo indispensabile e che, messo di fronte alla necessità di aumentare le dosi per competere con i mass monsters che si stavano affermando negli anni 90, preferì lasciare uno sport nel quale non si riconosceva più, ritirandosi dalle competizioni. Ma sentiamo dalle sue stesse parole le sue considerazioni al riguardo. Per preparare il mio primo Mister Olympia ho speso $400 di farmaci e le sole cose che ho preso, è la verità, prendevo 50 mg di Winstrol 3 volte a settimana, Orale o iniettabile? iniettabile, e prendevo 100 mg di Masteron 2 volte a settimana. E nelle ultime 6 settimane ho usato il clenbuterolo, è tutto. Riassumendo, Porter Cottrell è stato uno dei bodybuilder IFBB di punta degli anni 90, la cui carriera ha incrociato più volte quella dei migliori atleti dell'epoca, da Dorian Yates a Ronnie Coleman a Kevin Levroni, solo per citarne alcuni. Personaggio con i piedi per terra, Cottrell ha costruito la sua carriera agonistica e la sua intera vita per piccoli passi, su basi solide, sviluppando da un lato la sua carriera di atleta professionista, ma garantendosi l'indipendenza economica e un futuro anche dopo l'attività agonistica con l'attività di vigile del fuoco nella sua città. Quando nel tentativo di rimanere competitivo si è accorto che stava superando il limite, passando dall'essere uno scultore del proprio corpo, un artista, ad un bodybuilder nel senso di mero costruttore di muscoli senza una coscienza estetica e che avrebbe dovuto affidare ai farmaci il proprio destino, mettendo a rischio la sua stessa salute, l'incantesimo si è rotto e Porter ha preferito lasciare il mondo delle gare per dedicarsi ad altro, capitalizzando sul lavoro che aveva svolto per tanti anni in altri settori. Un uomo che è rimasto fedele a se stesso e ai suoi principi, che ha saputo smettere quando è stato il momento, salvaguardando i propri valori e la propria salute. Il suo è un messaggio di speranza, che dimostra quanti obiettivi sia possibile raggiungere credendo in se stessi, senza lasciarsi troppo influenzare dalle negatività del mondo circostante, ma anche della necessità di sviluppare una vita equilibrata, con il senso della misura, evitando gli eccessi e sviluppando delle alternative di vita. Noi ricordiamo Porter come un esempio positivo, un alfiere della cultura fisica classica, equilibrata, una persona che ha visto accadere tanti eventi e che ha davvero molto da insegnare. È tutto per oggi e considerato il periodo ne approfitto per fare a tutti i migliori auguri di una buona Pasqua. Ciao, alla prossima!